Ciao a tutti e benvenuti alla terza lezione del nostro corso di calligrafia moderna per principianti. Nella prima lezione abbiamo visto i materiali e gli esercizi base per cominciare ad allenare la nostra mano a fare i movimenti corretti, il movimento ascendente e il movimento discendente. Nella seconda lezione invece abbiamo visto altri esercizi che servono per allenare la nostra mano a utilizzare il pennarello calligrafico per esercitare pressioni diverse sul foglio con delle linee curve. Nella terza lezione inizieremo a fare alcuni esercizi che ci serviranno passo passo per arrivare a scrivere finalmente l'intero alfabeto. Passiamo subito a scoprire gli esercizi della terza lezione di calligrafia moderna, ma prima mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale. Nel primo esercizio useremo due righe. Iniziamo tracciando una linea discendente leggermente obliqua. Nel secondo esercizio facciamo la stessa linea che dovrà terminare con un uncino ascendente tracciato in modo leggero, quindi. Nel terzo esercizio aggiungiamo un trattino prima della linea discendente. Nel quarto esercizio inizieremo facendo una linea discendente come questa, ma al contrario, quindi partiremo con un uncino ascendente e poi con la barretta discendente. L'esercizio numero 5 è simile a questo, ma dobbiamo tracciare una linea ascendente più lunga della precedente. Nel sesto esercizio dobbiamo unire il secondo e il quarto, arrivando a tracciare una sorta di S al contrario. Dopo esserci allenati completando tutte le righe fino al margine, possiamo fare consecutivamente ognuno degli esercizi partendo dal primo. Per la seconda serie di esercizi, questa volta useremo 3 righe. Iniziamo con delle linee discendenti che possiamo fare dritte o leggermente in diagonale. Nel secondo esercizio iniziamo con un breve tratto ascendente seguito da uno discendente. Nel terzo esercizio il tratto ascendente deve occupare 2 righe. Nel quarto invece deve occupare tutte e 3 le righe. Nel quinto esercizio iniziamo con un tratto ascendente su 3 righe, seguito da uno discendente e da un altro ascendente.
Nel sesto facciamo un tratto ascendente e poi quello discendente dovrà terminare con un uncino. Nell'ultimo invece facciamo un tratto ascendente che terminerà con un uncino discendente. Come prima facciamo un'ultima riga nella quale alterniamo tutti gli esercizi uno dopo l'altro. Passiamo alla terza serie di esercizi iniziando con una linea discendente che termina con un uncino. Ora passiamo a tracciare delle L. Nel terzo esercizio di questa serie dobbiamo occupare 4 righe del foglio, iniziando con il tracciare una L che non dovremo chiudere perché il tratto discendente dovrà rimanere dritto fino in fondo. Facciamo la quarta e ultima riga di esercizi ripetendo consecutivamente gli esercizi appena fatti. Nella quarta serie di esercizi dobbiamo tracciare delle C nella sequenza di tratti ascendente, discendente, ascendente. Mano a mano che fate gli esercizi vi accorgerete anche voi che riuscirete più facilmente a disegnare le lettere e i tratti facendo con la mano movimenti un po' più veloci. In ogni caso, un ottimo esercizio da fare è quello di tracciare lentamente belle linee ascendenti e discendenti, perché riuscire a farlo significa avere un grande controllo della mano sul pennarello calligrafico. Nel secondo esercizio dobbiamo fare delle C al contrario, partendo da sinistra e dall'alto. Nel terzo bisogna fare ancora delle C al contrario, questa volta però partendo dal basso. Può darsi che sentendovi più sicuri mentre vi allenate, arriviate a distrarvi e quindi a sbagliare nella pressione che esercitate quando tracciate le linee. Se succede, riprendete la concentrazione e ricominciate. Nel quarto e nel quinto esercizio facciamo delle piccole C occupando una sola riga e facendo tratti ascendenti, infine ripetiamo tutti consecutivamente. Nella quinta e ultima serie di esercizi di questa terza lezione del corso di calligrafia iniziamo facendo una linea discendente da sinistra verso destra che termina con una curva. Nel secondo esercizio facciamo una cosa simile ma partiamo più in obliquo e non chiudiamo il cerchio. Anche questa lezione del corso di calligrafia per principianti è finita. Vi aspetto per la quarta lezione dove vedremo insieme come scrivere l'alfabeto. Ciao e alla prossima!